Palermo, gennaio 1991. È sera quando il telefono squilla. La voce dall'altra parte è calma, quasi cortese. Si presenta come un geometra. Chiede 50 milioni. Poi spiega, con la stessa calma, che cosa succede se i 50 milioni non arrivano. Salta la fabbrica. La fabbrica esiste davvero, cuce biancheria, e dentro ci lavorano più di 300 persone. L'uomo che ascolta non paga, non tratta, non chiede tempo, non promette di pensarci e non riattacca in silenzio. Si siede, prende un foglio e comincia a scrivere all'uomo che gli ha appena telefonato. In fondo ci mette il proprio nome, per esteso. Quel foglio, di lì a poco, lo leggerà mezza Palermo. Non è la prima volta che gli chiedono il pizzo e non è la prima volta che risponde di no. Chi era venuto prima lo ha fatto arrestare lui. Allora perché quegli uomini escono di galera in poche settimane e lui resta lì a rispondere al telefono? E perché a un uomo che scrive una lettera del genere, in quella città, nessuno mette accanto una scorta? Il pizzo non è folklore, è una tassa. Ha una cifra, ha una scadenza, ha un esattore che passa a riscuotere. In qualche caso ha perfino un registro, con i nomi di chi versa e quanto versa, tenuto meglio di certe contabilità legali. Non ti chiede se sei d'accordo, ti chiede di essere puntuale. Chi la paga non lo scrive in nessun bilancio e non ne parla nemmeno a casa. Chi non la paga, prima o poi, riceve un promemoria. E come ogni tassa, regge finché nessuno si alza in pubblico a dire che non la versa. A Palermo, nel 1991, uno si alza. Non è un magistrato e non è un poliziotto. Non lo copre un partito, non lo difende un sindacato. La sua categoria non gli fa scudo e non ha una scorta. È un industriale medio in una città dove gli industriali medi, quando arriva la richiesta, pagano e tacciono. L'unica arma che possiede è il suo nome e la usa nel modo più semplice e più pericoloso che ci sia. Lo dice in chiaro, ai giornali, alle telecamere, a chiunque abbia voglia di ascoltarlo. La sua scommessa è tutta lì, che essere conosciuto da tutti valga quanto un'auto blindata sotto casa. Palermo, in quegli anni, non è una città che dorme. Ha giornalisti che scrivono, magistrati che indagano, cittadini che si organizzano. Ma un imprenditore che dice no ad alta voce, con nome, cognome e dipendenti alle spalle, è un'altra faccenda. Qui non si commemora nessuno, si ricostruisce, pezzo per pezzo. Chi gli chiede i soldi e con quali parole? Che cosa risponde lui? Chi finisce in manette grazie alle sue denunce? E quanto vuoto gli si apre intorno mentre continua a ripeterlo. Di Sicilia, su questo canale, ne è passata parecchia. Le famiglie, la commissione, i corleonesi che si prendono Palermo. Sempre dal lato della macchina, sempre da dentro. Questa volta la camera sta di fronte, sul lato di chi la macchina la incontra e le dice no. E resta la domanda che pesa di più. Chi ha pagato, alla fine, per quel no? E quanti anni ci sono voluti perché lo scrivesse un tribunale? Io sono Alex Neri. Benvenuti su Anime Oscure. «19 luglio 1924. Catania. In una famiglia antifascista nasce un bambino e i genitori gli mettono addosso un nome che in quell'estate suona come una presa di posizione. Libero. Poco più di un mese prima, a Roma, i fascisti hanno ammazzato il deputato socialista Giacomo Matteotti. È il delitto che ha spaccato il paese e in una casa di Catania si sceglie per un figlio appena nato l'unica parola che quel regime non voleva sentire pronunciare. È una dichiarazione depositata all'anagrafe e un nome così in Italia per i 20 anni successivi te lo porti a scuola, all'università, davanti a ogni divisa che ti chiedono di indossare. 1932. I Grassi si trasferiscono a Palermo e Palermo diventa la sua città.
liceo classico al Vittorio Emanuele. Nel 1942 parte per Roma, si iscrive a scienze politiche. Poi arriva la guerra e con la guerra la chiamata alle armi. Grassi entra in seminario. È il modo legale in quegli anni per non finire in divisa. Una famiglia che a un figlio ha dato quel nome non lo manda a combattere per quel regime. Prete non diventa. Nel 1945, finita la guerra, torna in Sicilia. Trova il corso di scienze politiche soppresso dal fascismo e si laurea in giurisprudenza. Un laureato in giurisprudenza che non farà l'avvocato. Sceglie un'altra strada, costruire qualcosa e venderlo. Primi anni 50. Apre un'azienda a Gallarate, in Lombardia, insieme al fratello Pippo. Al nord si fa un nome e un giro di conoscenze. Entra nella borghesia industriale milanese, quella che in quegli anni sta tirando su l'Italia del boom. Poi fa la scelta contraria a quella di quasi tutti quelli come lui. Torna indietro. Negli anni 50, a Palermo, fonda la Sigma. Biancheria intima e da donna. Pigiami. Vestaglie. Niente che faccia notizia. Cotone. Macchine da cucire. Magazzini. Ordini da consegnare a stagione. Un mestiere che di prestigio ne dà poco. Di lavoro, tutto l'anno. Un uomo che poteva restare al nord, dove fare l'industriale era più semplice, e che invece riporta la fabbrica a casa. Negli atti la ditta si chiama Sigma Società in Accomandita Semplice di Libero Grassi. Il nome sta dentro la ragione sociale. Chi firma un ordine sa chi risponde. Anni 60. Con la moglie, Pina Maisano, aderisce al Partito Radicale. In Sicilia, in quel periodo, è roba da pochissimi. Quando il Partito Radicale si scioglie, passa ai Repubblicani. E intanto scrive articoli, interventi, la firma in fondo, sui giornali siciliani. Un imprenditore con delle opinioni, che le mette per iscritto e ci mette il nome sotto. Seconda metà degli anni 70. Entra nel consiglio di amministrazione dell'azienda municipalizzata del gas e si intesta una battaglia concreta: portare il gas dentro le case dei palermitani, con la rete, quartiere per quartiere. Dall'altra parte c'è una categoria intera: i bombolari. Quelli che il gas lo vendono a bombole, scala per scala, piano per piano. Trasporto, deposito, clienti fissi, contanti. Si arrivano i tubi. Quel mercato si chiude. È il primo scontro della sua vita con un interesse organizzato. Non un'idea, non un avversario politico. Gente che sui suoi tubi ci perde soldi veri. Grassi non molla. È una battaglia da consiglio di amministrazione, senza titoli in prima pagina, ma dice già com'è fatto. Poi passano gli anni. La fabbrica cresce e diventa la cosa più grande che quest'uomo abbia costruito. Gennaio 1991. Palermo. La Sigma non è più un laboratorio, è una fabbrica con oltre 300 dipendenti. Quello che esce da lì non resta in Sicilia e non resta in Italia. Va in Austria, in Spagna, in Danimarca. Camion che partono da Palermo e attraversano mezza Europa carichi di pigiami e vestaglie. Una fabbrica di biancheria vive di stagioni. Si cuce d'inverno quello che si venderà d'estate. Si prendono ordini con mesi d'anticipo. Si consegna a data fissa. Chi ci lavora dentro lo sa. Una settimana persa a metà campagna può costare l'anno. È un meccanismo che dipende da due cose sole: le macchine che girano e i cancelli aperti. Fermarlo è facilissimo. Oltre 300 buste paga in una città come quella non sono un dettaglio. Sono altrettante famiglie che ogni mese contano su un uomo che ha deciso di fare l'imprenditore a casa propria. E dentro quella fabbrica c'è la sua famiglia. Il figlio, Davide, dirige l'azienda al fianco del padre. C'è la figlia, Alice. È un'impresa di famiglia e sta tutta dentro un cancello solo. Qualunque cosa succeda a quell'uomo, succede dentro casa sua, davanti ai suoi figli e alle persone che ogni mattina entrano da quel cancello. Non c'è un consiglio a cui girare la decisione. Non c'è un ufficio legale in un'altra città. C'è lui. 10 anni prima di quel gennaio,
All'inizio degli anni '80, in quella fabbrica si presentano degli uomini. Non urlano, non rompono niente, non minacciano nessuno. Chiedono un contributo. Una cosa piccola, dicono, fatta con le parole giuste, per i poveri amici carcerati. È il giorno in cui la Sigma smette di essere soltanto una fabbrica. «23 febbraio 1985, Palermo. Roberto Parisi viene ucciso. Ha 47 anni, è vicepresidente degli industriali palermitani e la sua impresa tiene l'appalto dell'illuminazione pubblica. Le luci della città passano dalle sue mani. È un imprenditore come Libero Grassi, nella stessa città. Muore 6 anni e mezzo prima di lui. Non è il primo. 4 gennaio 1982. Ammazzano Piero Pisa, costruttore. Prima di sparargli, gli avevano fatto saltare i cantieri, uno dopo l'altro. 27 febbraio 1985, 4 giorni dopo Parisi, tocca a Pietro Patti, azienda a Brancaccio, che si era rifiutato di pagare una tangente da 500 milioni. In 10 anni, in città, la lista si allunga, fino a riempire il riquadro di un giornale. Titolari di aziende che a un certo punto avevano detto no, o che erano finiti in mezzo a un appalto. A Palermo, in quegli anni, l'imprenditore che dice no è una pratica che si chiude. Il pizzo, però, non funziona come un furto. Un furto finisce quando il ladro esce dalla porta. Questo comincia lì. Paghi una volta e da quel momento stai sui libri di qualcun altro, con una scadenza che torna. E arriva in 3 tempi. Il primo tempo è gentile. A sentire Grassi, quel tempo ha perfino un nome. Il famoso zio Stefano che mi telefonava, il buon amico, e mi offriva la protezione. I tuoi affari miglioreranno. Nessuna pressione all'inizio. Una voce cordiale che si informa e si presenta come un servizio. Da chi ti proteggano non lo dicono mai. Non serve dirlo. Il tempo dopo è la cifra. Una somma, una scadenza. E se la somma è troppo alta, si può sempre trattare. Una quota al mese, come una bolletta. Il terzo tempo è per chi dice no, ed è una scala. Si parte dalle cose e si finisce dalle persone. Il capannone danneggiato, il deposito che brucia, e in fondo alla scala Pisa, Parisi, Patti. Ogni gradino serve a farsi vedere dagli altri, non solo da te. Alla Sigma, il primo tempo arriva all'inizio degli anni '80. Entrano in fabbrica e non chiedono il pizzo. Chiedono un contributo per i poveri amici carcerati. È la formula giusta, quella che ti permette di pagare fingendo di fare la carità. Grassi dice no subito. Poi fa la cosa che a Palermo non fa quasi nessuno. Va al commissariato, denuncia e consegna le chiavi della fabbrica alla polizia. Quando i picciotti tornano e trovano gli agenti dentro, si scusano. Hanno sbagliato indirizzo. Consegnare le chiavi della propria fabbrica alla polizia è un gesto che non si può tenere nascosto. Lo sanno gli operai, lo sa il quartiere, lo sanno quelli che erano venuti a chiedere. Da lì le telefonate continuano per anni. Chi chiama non ha fretta. La fabbrica sta lì e ci resta. Quello che succederà nel gennaio del 1991 non è un fulmine a ciel sereno. È l'ultimo atto di un rifiuto lungo anni. La ritorsione alla Sigma arriva 6 anni prima di quel gennaio. A guardia del capannone c'è un cane, un pastore di 55 kg. Lo bastonano e lo lasciano in fin di vita. Poi c'è la rapina. Ed è qui che, per una volta, la fabbrica risponde. I dipendenti riconoscono i 2 rapinatori. Grassi lo metterà giù come un momento drammatico, gli uni davanti agli altri, operai e rapinatori nella stessa stanza. I 2 finiscono in manette. Dopo quella rapina, zio Stefano non telefona più. Il buon amico sparisce. Grassi, intanto, tiene un conto suo, non di soldi, di persone. Io, con le mie denunce, ho fatto arrestare da solo 8 persone. 8 arresti, ognuno con un nome e un processo. Un uomo solo, con una fabbrica da mandare avanti e nessuno alle spalle.
E ci aggiunge il calcolo che, a sentire lui, chiuderebbe la partita in un pomeriggio. Se 200 imprenditori parlassero, 1600 mafiosi finirebbero in manette. Tutto il problema sta in quel se. Dall'altra parte, intanto, non c'è una banda che tira a campare. C'è un ufficio. Verso la metà del 1990, in casa di uno dei Madonia, viene trovato un libro mastro del pizzo. Lo scriverà l'Unità, un brogliaccio con le entrate del racket annotate una per una, nomi e cognomi degli imprenditori e dei commercianti che pagavano senza battere ciglio. Una contabilità. E ogni riga di quel registro era un imprenditore che aveva detto sì. Un elenco delle entrate e anche un elenco di chi manca. Su quelle pagine, Libero Grassi non c'era. 9 maggio 1990. Giovanni Bonsignore esce di casa la mattina. Fa il funzionario alla regione. I killer arrivano alle spalle, in motocicletta, e sparano. Bonsignore abitava a 200 metri da casa di Libero Grassi. Un funzionario onesto e un imprenditore che non paga, nello stesso pezzo di città, negli stessi mesi. 200 metri, la stessa ora del giorno. Chi doveva capire, aveva capito. Gennaio 1991. Il telefono suona, di sera. All'altro capo c'è un'altra voce, un altro nome e una cifra secca. 50 milioni, o la fabbrica salta in aria. Fino a quel momento la storia di Libero Grassi somiglia a quella di tutti gli altri. Le richieste, i rifiuti, le denunce, il silenzio. Quella sera prende carta e penna e smette di somigliare a chiunque. « 10 gennaio 1991. Palermo. Il giornale di Sicilia di quel giovedì arriva in edicola come tutti gli altri giorni. Le pagine nazionali, lo sport e poi la cronaca della città. Pagina 8. Lì dentro di solito finiscono i furti, gli incidenti, i colpi di pistola della notte. Quella mattina, invece, c'è un uomo che ha scritto una lettera al proprio estortore e l'ha fatta stampare sul giornale. Il titolo prende la riga più larga della pagina. Non ho paura e non pago il pizzo. Sopra una riga spiega chi è l'uomo che parla. Libero Grassi, titolare della Sigma Biancheria, resiste al racket delle estorsioni. In fondo al pezzo la firma del cronista che ha raccolto quelle parole, Francesco Foresta. La lettera è indirizzata a un uomo che non esiste. Geometra Anzalone è il nome che si è dato la voce al telefono, quella dei 50 milioni e della fabbrica Tessalta. Grassi gli risponde per iscritto e lo fa davanti a tutta la città. In uno dei passaggi scrive così: «Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere. Anche mio figlio, Davide, che dirige l'azienda al mio fianco, la pensa come me. Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica, chiedendoci altri soldi, una retta mensile. Saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al geometra Anzalone e diremo no a tutti quelli come lui». In quelle righe non c'è la parola coraggio, non c'è la parola giustizia, non c'è la parola Stato, non c'è un appello a nessuno. C'è un calcolo fatto da uno che di mestiere tiene i conti. 50 milioni non sono una tassa da pagare una volta e dimenticare, sono la prima rata. Dopo la prima ne arriva un'altra, poi una retta mensile e una fabbrica che ogni mese versa una quota a qualcuno che non produce niente. Prima o poi chiude. Pagare una volta significa pagare per sempre. Pagare per sempre significa chiudere bottega. Quindi non si paga. Non per una questione morale, per una questione di bilancio. Ed è l'argomento più difficile da smontare, perché non chiede a nessuno di essere migliore di quello che è. E c'è una riga in quel testo, che non è un'opinione, ma un fatto già accaduto.
Ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Quella riga sta in piedi da sola. È la stessa cosa che aveva fatto all'inizio degli anni '80, quando aveva portato le chiavi della fabbrica al commissariato. Non scrive di non avere paura perché è un temerario. Scrive di avere già fatto la sua parte: denunciare. Il resto tocca a qualcun altro. Nella stessa pagina, poche righe più in basso, parla della sua città. Sono parole sue, riportate così come le ha dette. Sono nato a Catania, ma da 60 anni vivo a Palermo. Città difficile, dove chi emerge deve fare i conti con un'atmosfera di violenza diffusa, palpabile. Non è mafia quella che ti telefona e ti chiede il pizzo. È la criminalità spicciola, ancora più pericolosa, che ti alita sul collo, non ti lascia respirare. Ho visto molti imprenditori fallire, subire in silenzio. No, non è omertà. È paura per la propria vita, per i propri cari. Chi parla così non sta accusando nessuno. Nomina una cosa sola e la nomina con la parola esatta: paura. Perché quella firma non è soltanto la sua. Dietro il nome stampato in pagina 8 c'è una fabbrica di biancheria, pigiami e vestaglie, con oltre 300 dipendenti. E c'è la famiglia dentro l'azienda. In quelle righe il figlio, Davide, ci è finito con nome e ruolo e con la stessa risposta del padre. Firmare quel foglio vuol dire firmare anche per loro, per chi porta il suo cognome e per 300 persone che quella fabbrica la fanno andare e che sul giornale non hanno scritto niente. Un nome solo in quella pagina sembra togliergli un po' di solitudine. È quello di Giuseppe De Masi, imprenditore calabrese che dopo gli attentati aveva riaperto la sua fabbrica. Quando ho visto De Masi riaprire, racconta Grassi, ho capito che la solidarietà arrivata a lui e la reazione dei suoi dipendenti erano state più forti delle bombe. E aggiunge che iniziative come quella forse possono contribuire a spezzare il silenzio. È il gennaio del 1991 e l'unico esempio che un industriale palermitano trova da citare deve andarselo a prendere in Calabria. La lettera non resta a Palermo. La riprendono altri giornali, poi la televisione. Nel giro di poche settimane, un fabbricante di pigiami è una notizia nazionale. Un uomo che ha messo nome, cognome e mestiere sotto un rifiuto e li ha fatti stampare. E per la voce al telefono cambia tutto. Fino al giorno prima, quella era una trattativa privata. Un uomo che chiede, un altro che può dire di sì o di no senza che nessuno lo sappia. Dal 10 gennaio è una faccenda pubblica, con un nome sopra e una data. Un no detto in privato si punisce in silenzio. Un no stampato in pagina 8 va punito in modo che si veda, oppure non conta niente. 2 mesi dopo, la denuncia che sta sotto quella lettera smette di essere carta. Diventa manette. «11 aprile 1991. Gli studi di Rai 3. In diretta. Un imprenditore siciliano aspetta il segnale della regia. Sotto quelle luci c'è un uomo che non fa il politico e non fa il magistrato. Fa pigiami, vestaglie, biancheria. È lì perché ha scritto una lettera a chi voleva 50 milioni. Fino a gennaio era il titolare di una fabbrica e un nome che fuori da Palermo non diceva niente a nessuno. Adesso è un caso nazionale e ci è arrivato per una ragione che ha una data. Marzo 1991. Palermo. Gli uomini che gli avevano chiesto il pizzo finiscono in manette. Sono quelli delle telefonate e delle minacce e ci finiscono per la denuncia che aveva firmato lui. La lettera di gennaio smette di essere carta stampata e produce celle. Per qualche giorno il conto sembra tornare. Uno parla, lo Stato arresta, la fabbrica resta aperta. In una città dove tacere è prima di tutto un modo di restare vivi, un uomo ha messo per iscritto quello che gli chiedevano e chi gli chiedeva i soldi ha perso la libertà per quelle righe. Il 4 aprile arriva una decisione che nessuno gli aveva annunciato. Un giudice di Catania stabilisce che pagare la protezione non costituisce reato. Non è il suo processo
e non è nemmeno la sua provincia. Ma Grassi non la legge come una notizia giudiziaria di un'altra città. La legge come una regola scritta al contrario, valida anche per lui. Chi paga non ha niente da temere dalla legge e chi non paga non ha niente da temere dalla legge, nemmeno lui. Solo che è il secondo, non il primo, a uscire di casa la mattina sapendo di essere l'eccezione. 7 giorni dopo è in televisione. Michele Santoro gli fa la domanda più brutale e gliela fa in diretta. È la domanda che tocca a chi si comporta come nessun altro. Lei è pazzo? La risposta sta in 4 parole e non ha esitazioni. Io non sono pazzo. Poi arriva la ragione e non è quella che ci si aspetta. Non dice che pagare è un peccato, non parla di coraggio, non tira in ballo la morale. Pagare, dice, è una rinunzia alla mia dignità di imprenditore. Non sta difendendo un principio, sta difendendo un mestiere. Quanto costa la sua merce, quanto prende un suo operaio, dove vanno i suoi soldi, decide lui. Nel momento in cui versa una quota a qualcuno che nella sua azienda non ha mai messo una lira, quel mestiere ha già cambiato padrone. In trasmissione gli rovesciano addosso l'accusa più comoda, che uno come lui, se lo imitassero tutti, farebbe chiudere l'industria siciliana. Grassi la ribalta in 2 righe. Se tutti si comportano come me, si distruggono le industrie? No, si distruggono gli estorsori, non l'industria. È il ragionamento di un contabile, non di un martire. Se pagano tutti, il racket ha un bilancio inattivo e cresce. Se non paga nessuno, il racket resta senza entrate e muore. Il rischio non è per le fabbriche, è per chi campa sulle fabbriche. Nella stessa diretta ne dice un'altra, che quella sera passa liscia. Credo soprattutto nei mass media. Detta così, sembra una frase di circostanza. Dentro c'è la sua strategia di sopravvivenza, dichiarata ad alta voce. Non ha una scorta e non ha un sindacato alle spalle. Ha una telecamera accesa e un paese che guarda. La sua difesa è la pubblicità del proprio rifiuto. L'idea che uccidere un uomo conosciuto costi più che uccidere un uomo qualunque. Ha puntato tutto sul fatto che la notorietà pesi quanto un'auto blindata. Da quella sera, il caso esce dalla cronaca di Palermo. Un'intervista in diretta nazionale non è un trafiletto di provincia. Chi gli aveva telefonato a gennaio poteva ancora trattarlo come una faccenda di quartiere. Adesso ha davanti un uomo che ripete in faccia a milioni di persone che quella tassa esiste e che lui non la paga. Le interviste si moltiplicano. Il nome gira sui giornali nazionali, la sua faccia diventa una di quelle che la gente riconosce per strada. Cresce tutto, tranne una cosa. La protezione resta quella di prima. Nessuna. E nella sua categoria il vento gira nella direzione opposta. Dopo quella diretta, l'Associazione degli Industriali Siciliani gli volta le spalle. Sono parole sue e non serve aggiungere niente. I miei colleghi mi hanno messo sotto accusa. Dicono che i panni sporchi si lavano in famiglia. E intanto continuano a subire, perché lo so che pagano tutti. Dentro quella riga c'è la sua solitudine e c'è la ragione per cui non se ne stupisce. Sa benissimo quanti, intorno a lui, pagano in silenzio e vanno avanti a lavorare. La sua voce, ad aprile, arriva dappertutto. La sentono tutti. Rispondono in pochissimi. Adesso il suo nome lo conosce tutta l'Italia. È tutta la difesa che ha. A maggio, quella difesa verrà misurata in una sala quasi vuota. «4 maggio 1991. Palermo, Sala delle Lapidi». La sala è quella del comune, la più importante che la città abbia, con le lapidi di marmo alle pareti. Il titolo dell'incontro è prudente, di quelli che non offendono nessuno. Tranquillità ambientale e sviluppo economico. Lo promuove la Federazione dei Verdi. Gli inviti partono verso 2000 indirizzi. Imprenditori, politici, associazioni di categoria. Tutta la Palermo che produce e che decide. Chi si siede lì dovrebbe parlare di sicurezza e di imprese, in una città dove quelle 2 parole
stanno nella stessa frase da 10 anni. Sono passate poco più di 3 settimane dalla diretta nazionale in cui ha detto che non paga. Il libro scritto dalla vedova tiene il conto. 2000 invitati, 22 arrivano. 22, in una sala che ne contiene centinaia. E uno dei 22 è l'uomo che 4 mesi prima ha messo nome, cognome e indirizzo della sua fabbrica sotto una lettera aperta contro chi gli chiedeva 50 milioni. Il suo argomento, da gennaio, è sempre un conto. Se 200 imprenditori parlassero, dice, 1600 mafiosi finirebbero in manette. Una cifra contro un'altra cifra. Quel 4 maggio, la cifra che risponde è 22. Le sedie vuote hanno un'intestazione precisa. Associazioni di categoria, uffici, partiti. Non manca la città, mancano quelli che hanno una carica. L'isolamento di quei mesi ha una forma amministrativa ed è fatto di scelte prese una per una da gente con un ruolo e una scrivania. Perché Palermo, in quella fabbrica, ci entra tutti i giorni. Ha un nome e un mestiere. Nino Licalzi, professore, amico. Passa dalla Sigma ogni giorno per una ragione sola: fargli sentire che qualcuno c'è. Nessun comunicato, nessuna delegazione, nessun ordine del giorno. Un professore che entra da un cancello. È questa, in quei mesi, la rete di protezione intorno al Libero Grassi. Dalle istituzioni arriva altro. Dall'Assemblea regionale siciliana parte un telegramma di apprezzamento, firmato dal presidente di un gruppo parlamentare. Un telegramma. Un foglio che si legge in 20 secondi e si mette in un cassetto. Tanto pesa in quei mesi la solidarietà che arriva dagli uffici. E la scorta. La scorta è una storia a 2 strati. Vanno tenuti separati. Il primo strato è lui. La scorta l'ha rifiutata. Non per posa. Ha visto morire troppi ragazzi in divisa dietro le auto dei magistrati. E non vuole che qualcuno ci lasci la pelle per una scelta che è soltanto sua. Il secondo strato è lo Stato. E lo mette giù il procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro Giammanco. Non sono io a decidere sulla necessità o meno di tutelare personaggi a rischio. Da quel che mi risulta, la sua azienda era controllata. La polizia non ha ritenuto che vi fossero motivi tali da assegnargli una scorta personale. Un uomo che rifiuta. Un'amministrazione che, in ogni caso, non ritiene. Controllata è la parola su cui gira tutto. Quel controllo lo aveva chiesto lui, anni prima, consegnando le chiavi della fabbrica alla polizia. Riguarda un edificio con dentro delle macchine da cucire. Una persona è un'altra cosa. Cammina, esce di casa a un'ora fissa, attraversa una strada. E dietro quella valutazione ci sono numeri che in pubblico non pronuncia nessuno. In Sicilia, all'organico previsto per la polizia, mancano 863 uomini. 226 nella sola provincia di Palermo. Non è un'impressione, è una tabella con le caselle vuote. Le scorte si assegnano dentro quel bilancio e ogni uomo messo davanti a una porta è un uomo tolto da un'altra parte. Chi firma quelle carte non sceglie chi proteggere, sceglie chi lasciare scoperto. Ma il buco più largo non sta negli organici, sta in un codice. Il nuovo codice di procedura penale è entrato in vigore da poco. Sulla custodia in carcere fa partire un cronometro. Quando i termini scadono, la porta si apre, comunque sia messo il processo. Sulla carta è una garanzia per chiunque. A Palermo, in quegli anni, è il modo in cui i fascicoli si svuotano da soli. Il tempo passa, i gradi si allungano, i termini corrono e chi è dentro esce. Il cronometro non aspetta le perizie e non aspetta le udienze rinviate. Va avanti da solo, mentre l'aula fa il suo passo. Un processo che si allunga non fa rumore, non ha una data, non ha una scena, non finisce sui giornali. Ha un solo effetto visibile: qualcuno che rientra a casa sua. Giammanco lo dice in 3 frasi. Li aveva denunciati e fatti arrestare. Erano stati processati e condannati. Ma in carcere i 6 mafiosi che avevano chiesto il pizzo al Libero Grassi sono rimasti solo poche settimane. Poche settimane.
L'uomo che li ha mandati dentro continua ad andare in fabbrica ogni mattina. Loro sono già fuori. E il procuratore aggiunge la frase che vale come diagnosi di un paese intero. Un codice fatto su misura per i mafiosi. Siamo come medici impazziti che cercano di curare la cancrena con l'aspirina. Il conto nazionale lo fa il ministro dell'Interno, Vincenzo Scotti. In Italia ci sono 21.000 persone fuori dal carcere per decorrenza dei termini. 21.000. E dentro quel numero, a Palermo, ce ne sono 6 che avevano attinenza con il caso Grassi. 6 uomini finiti in manette grazie alle sue denunce. Non sono latitanti e non sono evasi. Sono agli arresti domiciliari, con un provvedimento regolare, un indirizzo e un orario scritto sopra. Il permesso di uscire alle 7 di mattina. «29 agosto 1991, ore 7:40, Palermo. Libero Grassi ha 67 anni e una fabbrica di biancheria. Esce di casa come ogni mattina. Davanti all'ascensore saluta la moglie. È l'ultimo saluto e nessuno dei due lo sa. Una strada di Palermo, all'uscita di casa. Cammina verso l'auto. Deve andare in fabbrica, dove lo aspettano oltre 300 persone e una giornata di lavoro come tutte le altre. Nessuna gente davanti, nessuno dietro. La scorta l'aveva rifiutata lui e comunque la polizia non gliel'aveva assegnata. Fa caldo, già a quest'ora. Il quartiere è sveglio, finestre aperte, saracinesche che salgono, gente che scende in strada. Alle sue spalle si sente un motore. Una motocicletta arriva da dietro e rallenta. Un braccio si alza, con la pistola. Il primo colpo parte in mezzo alla strada, in mezzo alle case, alla luce del sole. Poi il motore riprende giri e la moto se ne va, in fondo alla via, dentro il traffico che comincia. Ci mettono pochi secondi. Secondi, non istanti. La notizia esce da quella strada e in poche ore ha fatto il giro del paese. Arriva alla fabbrica, arriva a Roma, sui tavoli delle associazioni degli industriali. Nella stanza del procuratore, poche ore dopo, c'è un magistrato del pool. Gioacchino Natoli parla ai giornalisti, ma si rivolge alla strada. Non chiede una confessione, chiede che qualcuno dica di aver visto. Spero che i cittadini di un quartiere che è uno dei migliori di Palermo si decidano a parlare. Alle 7:40 di un giorno caldo e afoso, tra il primo e il quarto colpo, c'è tutto il tempo per vedere. 29 agosto, il pomeriggio. Lo stabilimento della Sigma. La camera ardente non la allestiscono in una chiesa. La allestiscono dentro la fabbrica, tra i banconi e le macchine da cucire. Gli operai entrano a turno e poi non se ne vanno più. Presidiano lo stabilimento per 48 ore. È il posto che il loro padrone aveva detto di non voler chiudere. Per 2 giorni non lo lascia solo nessuno. Non è un picchetto d'onore. È una fabbrica che si mette a guardia di se stessa. 30 agosto, ore 16:20. Aeroporto di Punta Raisi. Atterra il Presidente della Repubblica. Francesco Cossiga va prima alla Camera Ardente, dove incontra la moglie e il figlio maggiore. Poi alla Sigma, dove sono riuniti in assemblea 120 dipendenti. Un operaio gli chiede l'unica cosa che lì dentro conta davvero. Chiuderemo. Non sarà così, risponde il Presidente. Sarebbe gravissimo se, oltre ad aver stroncato in modo vendicativo ed emblematico la vita di un uomo che aveva compiuto un gesto di libertà, questa stessa violenza colpisse decine e decine di famiglie, distruggendo ogni speranza. Prima di ripartire, il Presidente si chiude in prefettura con il Ministro dell'Interno e il capo della polizia. Alla vedova, davanti alla bara, dice un'altra cosa. Se ci fosse una normativa, farei suo marito eroe nazionale. La risposta non lascia margini. Mio marito non era affatto un eroe. Era un uomo come gli altri. La figlia, Alice, dice una frase sola. Tutto quel che c'era da dire l'ha detto mio padre. In quelle ore parlano tutti.
Giorgio Lamalfa, segretario del partito di Grassi, dice che lo Stato l'ha lasciato solo a morire. A Roma, un cronista fa al vicepresidente della Confindustria la domanda scomoda. Non è vero che anche la Confindustria ha lasciato un po' solo quell'imprenditore? Carlo Patrucco risponde così: non sono in grado di affrontare, ora, le caratteristiche specifiche di questa vicenda. A Palermo c'è anche Giovanni Falcone. Il fascicolo non è suo. La domanda gliela fanno lo stesso. C'è una logica in un delitto così? Certo che c'è. Ogni azione delittuosa della mafia corrisponde sempre a un ben preciso interesse che l'organizzazione intende salvaguardare. 31 agosto, la mattina. Palermo. I funerali vanno in diretta televisiva. Sulla bara ci sono le corone della moglie e dei figli e una ghirlanda del presidente del Senato. 4 mesi prima, quell'uomo aveva parlato in una sala quasi vuota. Adesso lo guarda tutto il paese. Negli stessi giorni, Capo d'Orlando, provincia di Messina. 5 uomini partiti da Palermo si muovono contro gli imprenditori che in quella città si sono consorziati contro il racket. Non ci arrivano. Un cittadino li segnala. La polizia ferma il furgone. Dentro ci sono 3 pistole e un fucile. 2 uomini finiscono in manette. Non sono di Resuttana. Vengono dalla famiglia di Bagheria. A Capo d'Orlando gli imprenditori si erano messi insieme e qualcuno aveva alzato il telefono. A Palermo un uomo era rimasto solo. 4 settembre, Roma. L'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare antimafia incontra le organizzazioni degli imprenditori. Il motivo è messo a verbale con queste parole: in seguito all'omicidio dell'industriale palermitano Libero Grassi. 6 giorni dopo i colpi, la risposta dello Stato non è una legge e non è uno strumento. È un incontro. Per sentire un nome bisognerà aspettare molto di più. Passeranno quasi 7 mesi prima che qualcuno, in un'aula del Parlamento, pronunci il nome di chi lo ha ucciso. – 20 marzo 1992. Roma. Senato della Repubblica. Seduta congiunta delle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato. Il ministro dell'Interno, Vincenzo Scotti, fa il punto sull'ordine pubblico nel paese. A un certo punto mette a verbale una riga che in quasi 7 mesi nessuno aveva ancora scritto in un atto dello Stato. Il livello dello scontro tra la criminalità e le istituzioni si è innalzato e dentro quella sequenza c'è l'offensiva del clan Madonia, culminata con l'omicidio Grassi. Nella stessa lista, accanto a lui, ci sono l'uccisione di un magistrato e quella di un sovrintendente di polizia. Per il ministro, la morte di un uomo che fabbricava biancheria sta dentro la stessa guerra. Quasi 7 mesi per pronunciare un cognome in un'aula del Parlamento. Quel cognome ha un territorio preciso: il mandamento di Resuttana, Palermo Nord. Francesco Madonia, che tutti chiamano Ciccio, ne è il capo mandamento e siede nella commissione provinciale di Cosa Nostra, il tavolo dove si decide chi deve morire, accanto a Riina e a Brusca, da pari. È il Madonia di Palermo. Quello di Caltanissetta, che comanda su Gela, è un'altra famiglia, un'altra provincia. Nel 1991, però, Ciccio Madonia il mandamento non lo tiene in mano di persona. È detenuto. Il secondo figlio, Antonino, è in carcere dalla fine dell'89. A reggere Resuttana in quei mesi è l'altro figlio, Salvatore, per tutti Salvino. Come lavora una macchina del genere lo si vede da un altro fatto, nella stessa estate. Nel luglio del 91, la commissione provinciale decide la morte dei fratelli Savoca. È una delibera. Ci si riunisce, si decide, si esegue. Con i Savoca muore anche un bambino di 4 anni. Questo è il modo in cui, in quei mesi, a Palermo si firma una condanna a morte. Sul delitto di Libero Grassi, un verbale così non esiste. Quello che esiste, invece, sono 2 nomi. L'omicidio di Libero Grassi è un concorso. Salvatore Madonia e un uomo che si chiama Marco Favaloro. Favaloro viene arrestato il 24 aprile 1992
e più avanti comincia a parlare. Salvatore Madonia, in carcere, c'era già, preso il 13 dicembre 1991, 3 mesi e mezzo dopo quella mattina. Poi i gradi, uno per volta. 23 aprile 1997. La Corte di Assise di Palermo condanna Favaloro a 16 anni e 2 mesi. 17 aprile 1998. L'appello conferma. In quelle carte c'è una riga che vale più di qualsiasi ricostruzione, scritta nella lingua secca dei capi d'imputazione. In concorso con Madonia Salvatore, con premeditazione, cagionato la morte di Grassi Libro, in Palermo il 29 agosto 1991. Sotto l'elenco delle parti civili, la moglie, i 2 figli e la Sigma. Accanto al nome della fabbrica, 2 parole: in liquidazione. Per Salvatore Madonia i tempi sono più lunghi. È condannato all'ergastolo per l'omicidio di Libero Grassi in primo grado l'11 giugno 2004 e la condanna è confermata in appello il 25 ottobre 2006. In tutti e 2 i gradi, insieme all'ergastolo, c'è l'obbligo di risarcire la famiglia, con i nomi scritti uno per uno. C'è un altro fascicolo su quella famiglia e non è chiuso. L'omicidio dell'agente Nino Agostino e di Ida Castelluccio. Antonino Madonia è stato condannato in 2 gradi di merito, ma nel 2025 la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna per Agostino e senza rinvio, per prescrizione, il capo relativo a Castelluccio. Non esiste una condanna definitiva. Nell'omicidio Grassi, Antonino Madonia non ha alcun ruolo accertato. Lì i nomi restano Salvatore Madonia e Marco Favaloro. Ciccio Madonia, il padre, in fondo a questa storia non ci arriva. Muore in carcere nel 2007, prima di qualunque sentenza definitiva a suo carico su questo fascicolo. Lo Stato, sul racket, si era mosso molto prima e molto più in fretta. Alla fine del 1991 nasce il primo fondo per le vittime delle richieste estorsive. Nel febbraio del 92 diventa legge. Nessun atto lo lega al nome di Libero Grassi. Le 2 cose stanno nello stesso inverno, a 4 mesi di distanza. Poi c'è quello che fa la città. Nella notte tra il 28 e il 29 giugno del 2004, le stesse settimane in cui a Palermo si legge la prima condanna all'ergastolo per quell'omicidio, sui muri compaiono degli adesivi. Sopra c'è scritta una frase sola: un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. È la prima uscita pubblica di Addio Pizzo. Nel 2007 nasce anche un'associazione di imprenditori, Libero Futuro, e la presidente onoraria è Pina Maisano Grassi. Lei l'antiracket lo porta avanti fino all'ultimo giorno e muore nel 2016. La fabbrica invece non ce la fa. Risulta in liquidazione già nel 1998, quando in aula si leggono i nomi delle parti civili. Il giorno in cui la Sigma ha chiuso davvero non sta scritto in nessun documento reperibile. Quella data non c'è. I conti tornano solo in parte. Per il primo grado servono 13 anni, per l'appello 15. E la prima cosa che a Palermo si muove sul serio in quelle stesse settimane non è lo Stato. È un secchio di colla e un pugno di adesivi attaccati di notte. Facciamo il punto. Su chi ha eseguito quel delitto ci sono 2 nomi, un processo e delle condanne. Salvatore Madonia e Marco Favaloro, in concorso per la morte di Libero Grassi. Su chi lo ha ordinato, no. In nessuno degli atti di questo delitto la parola mandante compare accanto a un nome. Quel posto, nelle carte, è rimasto vuoto. Poi c'è il seguito. La fabbrica di biancheria che quell'uomo non voleva chiudere non c'è più. I figli l'hanno tenuta in piedi finché si poteva, poi l'hanno vista andare in liquidazione. 300 posti di lavoro difesi in una lettera. E quella fabbrica non c'è più. Pina Maisano ha speso gli anni che le restavano dall'altra parte di quel telefono, accanto a chi riceveva la stessa chiamata arrivata a suo marito, fino al 2016. E resta il gesto da cui è cominciato tutto. Una sera di gennaio, in una casa di Palermo, un uomo riappende la cornetta
e non chiama nessuno. Si siede al tavolo, apre un foglio, prende la penna e scrive a chi lo ha appena minacciato. In fondo alla pagina non mette una sigla, non mette le iniziali, mette nome e cognome, per intero, dove chiunque può leggerli. Contro 50 milioni e contro una fabbrica che doveva saltare, un foglio e un cognome. Secondo voi, cosa lasciò più solo Libero Grassi? La paura degli imprenditori? Il silenzio delle associazioni? Oppure uno Stato che non riuscì a proteggerlo? Scrivetelo nei commenti. Li leggo tutti. Io sono Alex Neri. Questo è Anime Oscure. Restano le ombre. Restano le anime oscure. La lettera, il cane bastonato e le parole di Grassi su Palermo stanno nel Giornale di Sicilia del 10 gennaio 1991. L'intervista è Samarcanda, Rai 3, 11 aprile 1991. Il giorno dell'omicidio e quelli dopo, Cossiga e la risposta di Pina Maisano, Giammanco. L'unità del 30 e 31 agosto 1991. Il concorso tra Salvatore Madonia e Marco Favaloro è nella sentenza della Corte di Assise d'Appello di Palermo del 17 aprile 1998, che conferma la Corte di Assise del 23 aprile 1997. I dispositivi del 2004 e del 2006 sono registrati nell'archivio di Radio Radicale. La reggenza del mandamento viene dalla sentenza Borsellino Quater. Il filone agostino resta aperto e lo dice la Corte di Cassazione. Il nome del clan sta nel resoconto stenografico del Senato del 20 marzo 1992 e nella relazione della Commissione parlamentare antimafia. Biografia e tavola rotonda di maggio vengono dal Ministero dell'Interno, che riprende il libro scritto con la vedova. È un racconto di famiglia, non un atto. Questo documentario si basa su atti giudiziari e sentenze definitive, relazioni della Commissione parlamentare antimafia, documentazione istituzionale della Direzione investigativa antimafia e cronache giornalistiche verificate attraverso archivi ufficiali. Le persone citate in relazione a reati sono trattate nel rispetto delle risultanze processuali disponibili e, ove si tratti di vicende non coperte da sentenza definitiva, sono da considerarsi innocenti fino a condanna irrevocabile, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione italiana. Le vittime delle stragi, degli omicidi e dei sequestri richiamati sono ricordate con il massimo rispetto, evitando ogni spettacolarizzazione del dolore e ogni forma di romanticizzazione della violenza. Sulle posizioni processuali richiamate in questo documentario, Salvatore Madonia è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Libero Grassi in primo grado l'11 giugno 2004 e la condanna è stata confermata in appello il 25 ottobre 2006, con obbligo di risarcimento verso i familiari costituiti parte civile. Marco Favaloro è stato condannato per il concorso nello stesso omicidio dalla Corte di Assise di Palermo il 23 aprile 1997, con conferma in appello il 17 aprile 1998. Francesco Madonia è deceduto in carcere nel 2007. Il procedimento relativo all'omicidio dell'agente Nino Agostino e di Ida Castelluccio è tuttora aperto. Con sentenza del 2025, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di Antonino Madonia per l'omicidio Agostino e annullato senza rinvio, per intervenuta prescrizione, il capo relativo a Ida Castelluccio. Non esiste a oggi condanna definitiva su quel fascicolo e, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione italiana, l'imputato non è considerato colpevole sino a sentenza irrevocabile. Ad Antonino Madonia non è attribuito alcun ruolo nell'omicidio di Libero Grassi. Le scene sono ricostruzioni cinematografiche, realizzate con intelligenza artificiale. Non sono filmati d'epoca e non ritraggono le persone reali. Vittime e familiari sono trattati con rispetto e dignità. Anime oscure, tutti i diritti riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, ricaricamento o riutilizzo non autorizzato di testi, voce, immagini, copertine e montaggio, anche sostituendo le sole scene. Ogni violazione sarà segnalata e perseguita nelle sedi competenti.